Ciao ragazzi, oggi parliamo di Gunther Schlierkamp, detto The Gentle Giant, ovvero il gigante buono. Un mass monster che ebbe un grosso successo di pubblico fra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Dotato di un fisico possente, completato da un look e un sorriso accattivanti, 135 kg di muscoli scolpiti e ben distribuiti su di 1,88 m di statura, Gunther aveva tutto per essere il golden boy del bodybuilding e i fans si aspettavano che sarebbe diventato uno dei massimi campioni della storia. Ma anche se le giurie non lo premiarono a dovere con i risultati in gara, Gunther è stato e rimane ancora oggi uno dei beniamini del pubblico e un portavoce di successo per lo sport del bodybuilding. Fra i tanti campioni finiti tristemente per problemi di salute o di vita, la storia di Gunther ci porta a un'ispirazione positiva. Un atleta che ha saputo rimanere di esempio sia sul palco che nella vita, prima, durante e dopo la carriera agonistica. Enjoy! Gunther Schlierkamp nasce il 2 febbraio 1970 a Hofen, in Germania, e cresce insieme a due fratelli e una sorella nella fattoria di famiglia, dove impara il valore del duro lavoro e di uno stile di vita semplice. Abituato sin da bambino al lavoro manuale, intorno ai 12 anni, Gunther rimane impressionato dalla figura di Arnold Schwarzenegger che vede nel film Conan il Barbaro. È amore a prima vista e decide di cominciare ad allenarsi con i pesi. Inizialmente si allena con mezzi di fortuna, studiando le routine dei campioni proposte sulle riviste di settore. A 16 anni la svolta, riesce a iscriversi a una vera palestra e comincia a crescere rapidamente. Il proprietario nota il suo ottimo potenziale fisico e 2 anni dopo, a 18 anni, Gunther comincia a gareggiare. Dopo qualche stimolante vittoria in gare minori, comincia la sua rapida scalata ai vertici dello sport. Nel 1990 conquista il primo posto nella categoria alte taglie juniores al campionato della Germania e di seguito vince il campionato mondiale juniores in Spagna. Ottimo inizio e si conferma 2 anni dopo, nel 1992, quando da senior vince la categoria pesi massimi sia al campionato della Germania che ai campionati europei IFBB. Infine, nel 1993, l'anno della consacrazione. A soli 23 anni conquista il primo posto fra i pesi massimi al campionato mondiale dilettanti IFBB e ottiene la Pro Card. Comincia a gareggiare sul circuito Pro nel 1994 con un peso in gara sui 118 kg, ma i risultati non sono eclatanti. Al Mister Olympia del 1994 è solo 19esimo e sente la necessità di andare a vivere negli States per realizzare la trasformazione fisica richiesta per essere competitivo ai massimi livelli. Nel 1996 decide quindi di fare il grande passo e si trasferisce con la prima moglie nel New Jersey, sulla costa est degli Stati Uniti. Ma gli inizi non sono facili. Viene truffato dal suo contatto americano e la coppia incontra diverse difficoltà a trovare una sistemazione. Fortunatamente in breve riesce ad ottenere una sponsorizzazione con l'azienda di integratori alimentari Universal Nutrition, che gli consente di andare avanti. Ma New Jersey non è il posto giusto per un aspirante campionissimo. Bisogna andare in California. E così nel maggio del 1997 Gunther approda a Los Angeles. Comincia a farsi vedere alla Gold's Gym e Joe Weider, che riconosce in lui un ottimo potenziale sia competitivo che mediatico, gli offre un lucrativo contratto di sponsorizzazione. Si parla di $1 milione in 3 anni, fatto che scatenerà pettegolezzi e perplessità fra gli altri atleti professionisti dell'epoca, dato che Gunther, pur essendo un ottimo atleta, non aveva ancora vinto gare professionistiche importanti. E così riparte pieno di ottimismo e belle speranze. Ma, nonostante il supporto di Joe Weider, che lo invita ripetutamente al Mister Olympia, anche se non ha ottenuto la qualificazione in gara, Gunther ha difficoltà ad incontrare i favori delle giurie. Fra i professionisti Gunther parteciperà a quasi 40 competizioni, ma solo raramente riuscirà ad andare sul podio. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo il secondo posto al Canada Pro Cup del 1995, il terzo posto al Grand Prix IFBB dell'Inghilterra del 2003 e il quarto posto al Mister Olympia del 2005. La sua carriera raggiunge l'apice fra il 2002 e il 2003. Nel 2002 si presenta sul palco del Mister Olympia al massimo della condizione, 135 kg di muscoli massicci e definiti, e si piazza quinto fra i fischi del pubblico, che lo voleva sul podio. Si prende la rivincita solo 3 settimane dopo, ottenendo una vittoria storica al GNS Show of Strength, dove supera il Mister Olympia in carica Ronnie Coleman, allora al vertice della sua carriera,
Detronizzato Coleman nel 2003, ci sono grandi aspettative per Gunther, che si prepara alla grande per il nuovo Mister Olympia sotto la supervisione dei guru Charles Glass e Chad Nichols. Tutto sembra procedere per il meglio, ma purtroppo un'infezione contratta a sole 3 settimane dalla gara ne mina la condizione, facendogli perdere 10 kg e privandolo della possibilità di ottenere la grande affermazione. In gara sarà ancora quinto, ma sentiamo dalle sue stesse parole cosa successe. Nel 2003 la preparazione stava andando molto bene e anche Charles mi diceva: cavolo, sei meglio dell'anno scorso. Purtroppo 3 settimane prima della gara mi sono preso un'infezione da stafilococco. Ho fatto una cura di antibiotici, ma in una settimana ho perso 10 kg. Non c'è stato niente da fare. Ho continuato ad allenarmi con pesi leggeri e sono riuscito a gareggiare, ma non ero nemmeno vicino a quello che sarei potuto essere. Sfumata questa possibilità, Gunther ci proverà ancora. Ricordiamo il prestigioso quarto posto ottenuto al Mister Olympia 2005, ma il suo tempo come atleta volge al termine. A 36 anni, dopo 20 anni passati nello sport, avverte che il suo fisico non risponde più come prima e, dopo il 10° posto ottenuto al Mister Olympia 2006, decide che è arrivato per lui il momento di pensare ad altro. Intelligentemente decide di cambiare vita, lascia lo sport agonistico, si accasa con la seconda moglie Kim e mette su famiglia. Oggi, a 54 anni, Gunther rimane legato alle sue radici. Continua ad allenarsi con entusiasmo, mantenendosi in ottima forma, e si dedica a diverse attività imprenditoriali, gestendo uno studio di fitness in California, viaggiando regolarmente in tutto il mondo per seminari e promuovendo diverse attività imprenditoriali legate al bodybuilding. Ricordiamo la sua linea di attrezzature sportive. Nella vita privata, Gunther si descrive come un felice padre di famiglia. Durante la sua lunga carriera, Gunther ha provato diverse routine di allenamento, affidandosi di base ad un approccio ad alto volume e variando la frequenza a seconda degli obiettivi e delle esigenze agonistiche. Una tipica split utilizzata da Gunther all'apice della sua carriera agonistica era la seguente: lunedì schiena, martedì petto, mercoledì gambe, giovedì riposo o cardio, venerdì spalle, sabato braccia, domenica riposo. Seguendo questo schema allenava ogni gruppo muscolare una volta a settimana, eseguendo 16-18 serie suddivise in 4 esercizi da 4 serie di 8-12 ripetizioni ciascuno. Per il petto tendeva ad usare un range di ripetizioni più basse, fra le 5 e le 10. Privilegiava gli esercizi base e curava la forma di esecuzione dei movimenti per stimolare le fibre muscolari preservando tendini ed articolazioni. Da professionista si è allenato sotto la supervisione dei guru Charles Glass e Chad Nichols. Chad lo supportava sul piano alimentare, mentre Charles lo seguiva per l'allenamento. In preparazione alle gare, Glass lo spinse ad aumentare l'intensità degli allenamenti, sottoponendolo a diverse tecniche di intensità, quali i drop set, le super serie e le ripetizioni forzate. La tua alimentazione, per sviluppare e supportare la sua enorme massa muscolare, Gunther adottava una dieta ad alte proteine, mentre moderava l'assunzione dei grassi e dei carboidrati, con un frazionamento dei macro del tipo 50% proteine, 30% carboidrati e 20% grassi. Ma essere un mass monster è una scelta che comporta dei rischi e Gunther avverte dei pericoli insiti nello sviluppare una massa muscolare enorme, soprattutto se si cerca di farlo molto rapidamente. Sentiamo la sua opinione al riguardo. Quando sono arrivato sui 150 kg, il mio corpo ha detto basta. Il cuore fa fatica. Ci sono tante cose da considerare. È preoccupante quando vedi ragazzi oggi che cercano di diventare enormi molto rapidamente. Non siamo fatti per essere così pesanti. Il cuore non è fatto per supportare tutti quei muscoli. Bisogna porsi dei limiti e gli aumenti di massa devono essere graduali. Non si può crescere troppo velocemente. Il bodybuilding è una maratona, non uno sprint. Bisogna permettere al cuore di abituarsi al nuovo livello di massa muscolare. Lentamente, un passo alla volta. Altrimenti i pericoli sono tantissimi. Guarda cosa è successo a Dallas McCarver.
Riassumendo, Gunther Schlierkamp è stata una grande speranza del bodybuilding dei primi anni 2000. Atteso dai fans come il prossimo supercampione, in grado di rivalizzare con Coleman, Gunther ebbe difficoltà ad incontrare i favori delle giurie e, salvo la mitica vittoria su Ronnie del 2002, non è riuscita a confermare la sua presenza sul circuito pro ai FBB con altre vittorie di rilievo. Ciò nonostante era e rimane un beniamino del pubblico. Un atleta che univa all'incredibile fisicità una personalità cordiale e accattivante. Una combinazione che gli ha permesso di lasciare un'impronta positiva nel mondo del bodybuilding, ma soprattutto un uomo che ha saputo costruirsi una vita serena e di successo anche dopo la carriera agonistica, come dovrebbe essere per tutti. Che dire, davvero una bella storia. Ciao, alla prossima!